così, allora in questo, diciamo, parte di lavoro riguardava le tecniche conservative per la riduzione del rischio di erosione. Gli obiettivi era proprio quello di valutare differenti tipi di gestione di copertura vegetale nell'interfila per proprio mitigare l'erosione. Inoltre mettere a punto anche un sistema efficace, semplice e economico, quindi sostenibile, per il compionamento in campo, nel vigneto, del deflusso delle acque di scorrimento superficiale. Perché la copertura vegetale può essere di così interesse? L'abbiamo sentito più volte anche in questo incontro. Sicuramente per proteggere la perdita di suolo in caso di eventi di pioggia estrema, ma anche per migliorare la struttura del suolo. E c'è anche un altro aspetto molto importante, che è quella di potenziare la biodiversità funzionale nell'agroecosistema vigneto. Ecco, quindi noi abbiamo messo a confronto diverse modalità di gestione. Una gestione aziendale, che l'abbiamo considerato un testimone, diciamo, e dove normalmente si facevano dai 3-4 sfalci della copertura vegetale spontanea all'anno. Abbiamo fatto invece una lavorazione continua che poteva, diciamo, riferirsi a quello che può essere un terreno nudo, e poi una singola lavorazione in autunno. Abbiamo in alcune parcelle seminato del miscuglio di nettarifere, e poi abbiamo anche utilizzato una tecnica che vi darò indicazione di semina di specie autoctone. Abbiamo lavorato in 2 siti sperimentali, nell'azienda Cofele, che è questa che ci sta ospitando questa mattina, dove il vigneto, qui appena basso, ha una pendenza non molto elevata, non superiore ai 10%, e poi siamo andati anche nell'azienda Gini, qui vicino, comunque sempre nell'area, diciamo, del Soave, dove invece la pendenza era decisamente più importante, dal 50 al 60%. Ecco qui, e qui possiamo vedere in queste immagini quello che poteva succedere nelle diverse parcelle, in questo caso proprio nell'azienda dove siamo stamattina. Vedete la gestione aziendale con delle erbe spontanee, la lavorazione continua e invece la semina delle nettarifere, ma qui siamo solo in marzo del 2021. Nettarifere, di cosa stiamo parlando? Abbiamo scelto un miscuglio e, come vedete, c'è nell'ambito delle graminacee, abbiamo l'avena, tra le leguminose la vece, il trifoglio incarnato e il favino, poi abbiamo messo il grano saraceno e la facelia. Come mai abbiamo scelto questo miscuglio di piante nettarifere, cioè che producono fiori e nettare? Perché da precedenti ricerche che abbiamo fatto e che stiamo ancora facendo in vari siti di viticoltura, abbiamo visto che queste specie hanno dell'importanza strategica nel vigneto, non solo per l'apparato radicale che, diciamo, tutto sommato trattiene anche il terreno, ma perché il fiore, nel momento in cui c'è la fioritura, attira nel vigneto tutta una serie di insetti utili che hanno una funzione biologica molto importante all'interno dell'agroecosistema vigneto. Quindi noi volevamo provare anche questo dal punto di vista della mitigazione dell'erosione. E guardate la prima immagine, la crescita è stata veramente molto interessante, soprattutto nel 2021, però poi abbiamo dovuto anche procedere con una rullatura, in modo da sdraiare queste piante, perché a un certo punto se no diventava difficile anche la gestione del vigneto, trattamenti vari. Questo è successo così anche nell'altro sito sperimentale, dove la crescita è stata veramente interessante e molto rapida, e quindi ottimo risultato ottenuto con queste piante nettarifere. Qui invece vediamo una lavorazione continua che simula, dicevamo, il terreno nudo e si ottiene lavorando l'interfila ogni 2-3 settimane. In questo caso, come potete immaginare, il rischio del riscelamento è massimo. E poi abbiamo anche provato una gestione
diciamo semplice, ma che abbiamo trovato di particolare interesse, che è quella della lavorazione singola. Cioè abbiamo fatto una singola lavorazione poco profonda a metà autunno, e perché abbiamo visto che tutto sommato questa lavorazione migliora la copertura vegetale nella stagione successiva, perché ariegge il terreno. Inoltre c'era un altro aspetto anche, che ha eliminato il percorso proprio dei trattori tra una fila e un'altra, e dopo la lavorazione il terreno superficiale è rimasto soffice, permeabile, e il rischio ruscellamento tutto sommato è rimasto molto basso. Quindi anche questo da valutare. Infine abbiamo provato questa semina di autoctone, cioè significa una semina di piante intere. Cos'è sta storia della semina di piante intere? Allora siamo andati qui vicino a trovare un prato stabile, un prato semenzale, e a fine di maggio, primi di giugno, quando la produzione del seme era massima, abbiamo sfalciato l'erba, l'abbiamo raccolta in un telo e trasferita nelle parcelle dove dovevamo inerbire, preparate con una leggera lavorazione. Ecco, questa è stata una tecnica che è stata messa a punto grazie anche alla collaborazione con l'Università di Padova, in particolar modo Stefanotto si è occupato di questo, e abbiamo visto che il rapporto ottimale è di 1:1, cioè tra il prato semenzale e la superficie da inerbire deve essere 1:1, quindi come dire 100 metri quadrati sfalciati possono essere sufficienti per seminare 100 metri quadrati di superficie, e tutto sommato i risultati che poi vedremo sono stati di interesse. Comunque il lavoro è stato, guardate, impegnativo, è stato impegnativo perché ci sono stati tutta una serie di manutenzione, delle lavorazioni del terreno, sfalciare l'erba, seminare, pulire i campionatori che prima sono stati fatti vedere, e fare questo con una sistematicità e periodicità costante anche in piena pandemia non è stato così immediato. Poi abbiamo anche tentato di fare una copertura dei campionatori. La prima volta abbiamo detto dobbiamo anche che sia una roba che costa poco, e abbiamo tentato con un compensato, però quello è durato poco. Allora abbiamo provato col plexiglass, che è andato decisamente meglio come durata e come efficacia. Ma queste precipitazioni hanno provocato runoff, hanno provocato appunto questi fenomeni. Diciamo che generalmente il runoff è stato piuttosto basso in questi raccoglitori che vedete, però in alcuni casi è stato di interesse. In un periodo tra il 10 febbraio e il 13 novembre del 2020 abbiamo registrato 7 precipitazioni che, come vedete, hanno dato origine proprio a runoff, e quindi ci ha interessato. Abbiamo detto adesso ci siamo, andiamo a vedere cosa è successo in campo, perché poi bisognava fare anche tutte le analisi attraverso il modello, quindi comparare anche quello che abbiamo registrato direttamente in campo con quello che il modello ci dava. Era importante questa verifica. E allora abbiamo potuto vedere che in un sito, che era quello dell'azienda Gini, diciamo, il deflusso è stato decisamente più importante rispetto a quello che si è verificato, agli eventi verificati nell'azienda Cofele. E questo perché? Perché abbiamo detto prima, la pendenza era completamente diversa, ma anche analizzando la struttura del suolo ci siamo resi conto che nell'azienda Cofele il terreno era più sciolto, più sabbioso, con più sostanza organica, mentre nell'azienda Gini il terreno era più compatto. E questo è un ulteriore fattore che, insieme ad altri, abbiamo già sentito, può andare a determinare quello che può essere l'erosione comunque in un terreno, in un vigneto in pendenza. E poi abbiamo avuto un evento di runoff eccezionale, è stato la tarda sera del 13 luglio, che sono insomma capitati più di 50 mm in 20 minuti. E allora ci siamo precipitati subito dopo nei diversi siti per vedere cosa è successo.
Intanto appena arrivati abbiamo detto, la copertura ha tenuto, questo insomma è andata bene. E poi cosa c'era sotto alle coperture? Allora guardate, nella lavorazione continua è caduto il terreno, è precipitato, si è trasferito e ha completamente, in questo caso, coperto il campionatore, la vaschetta di raccolta, dove nel parcella dove c'era una gestione aziendale, che comunque c'era presente una certa copertura vegetale, diciamo la vaschetta si vedeva ancora, ma era diciamo piena di materiale di riporto, mentre invece nella parcella con le nettarifere c'è stata raccolta di acqua un po' torbida, ma tutto sommato senza trasporto di terreno. E insomma, le conclusioni di questo lavoro che abbiamo fatto quali sono? Che la lavorazione continua, che simula un terreno nudo, genera, abbiamo visto, dei runoff torbidi e, in caso di eventi estremi, anche dei fenomeni di erosione importanti. Inoltre c'è un altro aspetto che ci disturba molto, è la formazione delle ormaie per il passaggio dei trattori e il transito anche nei periodi piovosi, che diventa veramente difficile. Una lavorazione singola, mantenendo comunque le erbe spontanee in novembre, è interessante perché elimina il passaggio dei trattori, stimola la crescita della copertura vegetale nella primavera successiva perché adige il terreno e tutto sommato non è un rischio importante di runoff perché si muove la parte, diciamo, la superficie del terreno, ma la pioggia comunque penetra facilmente, quindi c'è penetrazione della pioggia. Miscuglio di nettarifere è stato molto interessante perché ha garantito un'emergenza molto rapida e una crescita molto veloce in primavera. Il rischio runoff è stato praticamente molto basso anche in situazioni di precipitazioni estreme, e questo è molto importante. E poi c'è l'altro aspetto che c'è ancora da lavorarci sopra, che l'abbondante fioritura che abbiamo ottenuto ha attirato veramente molti insetti utili nel vigneto, insetti utili specifici, insetti utili che sono parassitoidi per le tignole, per le cicaline, e quindi è un potenziale aumento della biodiversità funzionale. La semina delle specie autoctone ha dato una velocità di innervimento minore, più scalare rispetto al seme commerciale, però abbiamo visto che tutto sommato il rischio runoff è molto basso perché anche quando si mette l'erba si crea una pacciamatura che diciamo protegge il terreno fin tanto che avvengono le emergenze e l'innervimento si completa. Insomma, in vigneti in pendenza a rischio erosione sono importanti accorgimenti strutturali che abbiamo visto, la lunghezza dei filari, la raccolta di impluvi, ma un'adeguata copertura vegetale dell'interfilare protegge il suolo anche in caso di eventi piovosi estremi. Io non posso che ringraziare Stefano Otto del CNR di Padova per il contributo scientifico e la fattiva collaborazione anche in campo, i colleghi Simone Gottardi e Francesco Piccoli per la passione e la dedizione al progetto e naturalmente l'azienda Coff e le Cini per l'ospitalità e anche per la tanta pazienza che hanno avuto nei nostri confronti.